Ciao, benvenuto su InfemMath. Oggi parliamo delle funzioni database di Excel, o più semplicemente funzioni DB, strumenti estremamente utili quando lavoriamo con dati organizzati in forma di tabella. Queste funzioni sono compatibili con tutte le versioni di Excel e sono perfette quando vuoi analizzare dati utilizzando criteri dinamici, senza dover ricorrere a filtri manuali. Inoltre offrono una maggior libertà nella scelta dei criteri, che risultano più chiari, flessibili, sempre visibili e facili da gestire. In particolare ci concentreremo sulla funzione db.somma, che permette di sommare valori in base a criteri specifici in modo semplice ma molto potente. Vedrai che, una volta capito il meccanismo, potrai utilizzare lo stesso approccio anche per tutte le altre 11 funzioni della categoria. Se il video ti è utile, lascia un like, condividilo e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. Sei pronto? Iniziamo! In questo esercizio devo estrarre alcune informazioni da un database in base ad alcuni criteri che ti specificherò volta per volta. Innanzitutto è opportuno formattare il database come tabella. Clicco in una cella qualsiasi del database, CTRL asterisco e CTRL T, oppure dalla scheda Home, formatta come tabella, e seleziono uno stile. Siccome sono presenti le intestazioni, confermo con OK. A questo punto rimuovo i pulsanti filtro e rinomino la tabella utilizzando il nome Dati. Confermo con Invio. Quando vuoi estrarre informazioni da un database, anche se non è obbligatorio, è opportuno procedere in questo modo. Clicca qui sul numero di riga delle intestazioni ed inserisci qualche riga sopra il database. CTRL+, CTRL+, CTRL+. In questo esempio ho inserito 5 righe. Copio ora 4 righe della tabella, CTRL+C e le incollo qui in alto, CTRL+V. Elimino ora i dati presenti, canc, e magari riformatto la tabella iniziale utilizzando un altro colore. Copiando le prime righe della tabella, potrò utilizzare gli elenchi a discesa in essa presenti. In alternativa, dovrai ricrearli utilizzando le funzioni datiOrdina e unici, come abbiamo già visto in alcuni video di questa playlist. Chiudendo le due parentesi e premendo Invio, otteniamo gli elenchi che ci servono, che possono poi essere inseriti nella procedura di convalida dati in modo da ottenere elenchi ordinati e privi di duplicati. Per inserire l'elenco appena creato è sufficiente cliccare nella prima cella in alto ed utilizzare l'operatore hashtag, ed in questo modo l'elenco sarà interamente selezionato. Successivamente, se vuoi, puoi nascondere le colonne contenenti gli elenchi. Ora annullo tutte le operazioni effettuate ed inserisco una piccola tabella qui a destra, all'interno della quale cercherò di estrarre alcune informazioni dal database. Supponiamo di voler ricavare l'importo totale delle vendite effettuate in Emilia-Romagna. Al posto di utilizzare la funzione somma se oppure somma più se, posso utilizzare la funzione db.somma, la cui sintassi prevede 3 argomenti, tutti obbligatori. In cella H1 inizio a digitare il nome della funzione, la scelgo dall'elenco e come primo argomento seleziono tutta la tabella. Qui in alto a sinistra clicco 2 volte. Cliccando una sola volta vengono selezionati solamente i dati. Cliccando 2 volte vengono selezionate anche le intestazioni e comparirà il nome della tabella con la scritta Tutti. A questo punto premo punto e virgola e passo al secondo argomento. Il secondo argomento è il campo sul quale voglio effettuare i calcoli. Nel nostro caso il campo è importo. Posso selezionare il nome qui, oppure digitare il nome a mano fra virgolette. Blocco la cella E1 con riferimento assoluto, F4, poiché successivamente trascinerò la formula verso il basso. Digito di nuovo punto e virgola e passo al terzo argomento. La zona dei criteri è questa, comprende le intestazioni e sotto di esse solamente le righe che contengono criteri. Fai attenzione a non selezionare anche le righe sottostanti. Blocco anche questo intervallo, F4, chiudo la parentesi e premo Invio. Se tu volessi calcolare l'importo totale
realizzato in Emilia-Romagna grazie alla vendita di bicchieri, non dovresti far altro che selezionare bicchieri in questa cella e se ti interessasse anche un venditore in particolare potresti selezionarlo qui. I criteri presenti sulla stessa riga devono essere soddisfatti contemporaneamente, proprio come nella funzione E di Excel. Inoltre, per i dati numerici o per le date possiamo utilizzare anche gli operatori di confronto. Ad esempio, per le vendite del mese febbraio potrei digitare qui maggiore o uguale al 1° febbraio 2021. Premendo invio verrà soddisfatto anche quest'ultimo criterio e siccome il totale non è cambiato, vuol dire che tutte le vendite sono state effettuate a febbraio. Mettendo ad esempio minore e premendo invio, otteniamo come risultato 0, come ci aspettavamo. Annulliamo l'ultima operazione e proviamo a inserire un criterio anche qui nella colonna importo, ad esempio maggiore di 200 euro. Ti mostrerò poi come estrarre i dati appartenenti anche ad un intervallo temporale, e cioè un periodo compreso fra due date. Siccome nella formula inserita ho bloccato i riferimenti, posso trascinare la formula verso il basso, ricopiando senza formattazione, e successivamente utilizzare le altre funzioni db. Per il numero vendite utilizzerò la funzione db contanumeri. Per l'importo medio utilizzerò la funzione db.media, per il minimo db.min e per il massimo db.max, ricavando così tutto quello che mi serve in un attimo. Cancellando i criteri appena inseriti, potrò effettuare statistiche sull'intero database. E se invece che contemporaneamente, cioè sulla stessa riga, due criteri dovessero essere soddisfatti alternativamente, e cioè o uno o l'altro, ad esempio se volessi sommare le vendite effettuate in Liguria e in Piemonte, come mi dovrei comportare? La risposta è esattamente allo stesso modo. Cancello queste 4 funzioni e mi concentro sulla funzione dbSomma. Il primo argomento è lo stesso, e cioè l'intera tabella. Il secondo argomento è il campo importo e questa volta, come terzo argomento, il campo criteri, seleziono le prime 2 righe, oltre ovviamente alla riga delle intestazioni. Blocco tutto con F4 nell'eventualità di dover trascinare verso il basso la formula, anche se questa volta non è necessario, e premo invio. In questo modo ho ottenuto lo stesso risultato cui sarei giunto sommando 2 funzioni somma se, una per la Liguria e una per il Piemonte. Quando utilizzi criteri alternativi, come in questo caso, devi fare attenzione ad una cosa molto importante. Cancellando un criterio, siccome la seconda riga dei criteri risulta essere vuota, verrà calcolata la somma di tutti gli importi del database. Infatti, cancellando anche il primo criterio, il risultato non cambia. Quindi, quando devi cancellare qualche criterio, devi ricordarti qui all'interno del terzo argomento di riselezionare oppure di ridimensionare la matrice dei criteri e lo puoi fare anche semplicemente in questo modo. Ora rimetto tutto a posto ed inserisco, oltre ai criteri alternativi, anche qualche criterio che deve essere soddisfatto contemporaneamente. Premo invio e vado a calcolare l'importo realizzato grazie alla vendita di bicchieri sia in Liguria che in Piemonte. In questo caso bicchieri deve essere inserito in entrambe le righe, poiché se non l'avessi fatto, Excel avrebbe sommato gli importi dovuti alla vendita di bicchieri in Liguria con gli importi realizzati vendendo prodotti qualsiasi in Piemonte. Ti voglio ora mostrare 2 esempi particolari. Il primo riguarda l'utilizzo dei caratteri jolly. Il mio scopo è quello di ricavare l'importo totale realizzato grazie alla vendita di tovaglie e tovaglioli. Le prime 2 lettere di entrambi i prodotti sono la T e la O. In questa cella che ho predisposto posso dunque digitare TO e successivamente un asterisco. Ti ricordo che l'asterisco indica qualsiasi sequenza di caratteri di qualsiasi tipo. Imposto ora la funzione dbSomma. Come primo argomento seleziono tutto il database, sempre cliccando qui in alto a sinistra quando il puntatore del mouse assume la forma di una freccia nera obliqua rivolta verso il basso.
Il campo rimane il campo importo e ora seleziono il nuovo intervallo contenente i criteri, bloccandolo con F4 anche se in questo esempio non è necessario. Premendo invio ottengo la somma richiesta ed eliminando in questo punto la O e lasciando solamente la T con l'asterisco, posso ottenere l'importo totale realizzato grazie alla vendita di tovaglioli, tovaglie e tavoli. Il secondo esempio che ti voglio mostrare riguarda la gestione degli intervalli temporali. Se dovessi calcolare l'importo totale delle vendite realizzato da Lombardi Antonio fra il 20 gennaio e il 10 febbraio 2021, non dovrei far altro che inserire nell'intervallo criteri due campi data. Fai attenzione a non rinominarli data iniziale e data finale, oppure data 1 e data 2, poiché Excel non troverebbe il campo data 1 o data 2 in tabella. La funzione che ho inserito è identica alle precedenti. Come database ho selezionato l'intera tabella, come campo il campo importo, che avrei potuto scrivere anche a mano fra virgolette oppure selezionare in questa posizione, e come intervallo criteri questo intervallo. E dunque con le funzioni db è facilissimo gestire anche gli intervalli temporali. Come ti ho anticipato, se io avessi inserito ad esempio data 1, Excel, non trovando la colonna con intestazione data 1, non ci avrebbe capito più niente. Prima di concludere, ti voglio mostrare un piccolo problema che potresti incontrare utilizzando i riferimenti strutturati delle tabelle. Copio questo intervallo, CTRL-C, e lo incollo in questa posizione trasponendolo. Inserisco ora la funzione dbSomma. Dopo averla scelta dall'elenco, inserisco il database e questa volta lo inserisco digitando il suo nome. Lo seleziono dall'elenco e per incorporare anche le sue intestazioni digito una parentesi quadra aperta. Come puoi notare, posso selezionare l'opzione Tutti, in modo da incorporare anche le intestazioni. Chiudo la parentesi quadra e digito punto e virgola per passare al secondo argomento, l'argomento campo. Questa volta seleziono il campo importo qui nell'intestazione della tabella. In questo modo compare il riferimento strutturato tipico delle tabelle. Per concludere, digito punto e virgola e seleziono l'intervallo contenente i criteri, bloccandolo premendo F4. Chiudo la parentesi e premo invio. Quando inserisci l'argomento campo selezionando l'intestazione della tabella, se tu volessi trascinare la funzione verso destra, ti si presenterebbe questo problema. Siccome il riferimento strutturato è un riferimento relativo, in questa posizione il riferimento ritorna al campo data e in questa posizione alla colonna venditore, e cioè si sposta ciclicamente verso destra all'interno della tabella. Annullo le operazioni effettuate e ti mostro come rendere assoluto un riferimento strutturato. Seleziono l'argomento campo e al suo interno copio la parte relativa al nome della colonna importo. CTRL-C. Mi posiziono qui appena prima dell'ultima parentesi quadra chiusa, digito 2 punti e incollo il nome copiato. In questo modo il riferimento strutturato alla colonna importo diventa assoluto. Premendo invio e trascinando la formula verso destra, posso notare che tutto funziona correttamente e non mi resta altro da fare che scrivere il nome della funzione adatta: dbContavalori, dbMedia, dbMin e dbMax. Per concludere, ti mostro ora come la funzione db.valori, l'unica leggermente differente rispetto alle altre funzioni db, consenta di ottenere gli stessi risultati di cercavert e cercax. Ho a disposizione la tabella delle precipitazioni mensili in millimetri relative all'ultimo decennio. Selezionando l'anno da un elenco a discesa, vorrei poter estrarre dalla tabella i dati relativi alle precipitazioni mensili relative all'anno selezionato. In questa situazione, come vedrai, dbValori si rivela molto più efficiente rispetto a cercavert e a cercax. Vediamo come si procede. Mi posiziono in cella B15 ed inserisco la funzione dbValori. La scelgo dall'elenco e come primo argomento seleziono tutto il database, comprese le intestazioni, e lo blocco mediante il tasto F4.
digito ora punto e virgola e come campo seleziono la prima intestazione, Gen. Non la blocco poiché voglio trascinare la formula verso destra. Digito punto e virgola e come intervallo criteri seleziono queste due celle di colore verde. Le blocco mediante il tasto F4. Chiudo la parentesi, premo invio e successivamente trascino la formula verso destra ricopiando senza la formattazione. Come puoi notare, funziona tutto correttamente. Qual è la particolarità di questa funzione rispetto alle altre funzioni DB? La particolarità è che questa formula funziona solamente quando i record sono univoci. Ad esempio, inserendo due volte 2015, selezionando l'anno 2015, avremo un errore num. Se invece 2015 non fosse presente, avremmo un errore valore. Dunque, come del resto accade con la funzione cercavert oppure cercax, la funzione in certi casi non restituisce un valore, mentre con cercavert e cercax, in caso di record duplicati, verrà restituito il risultato corrispondente al primo record trovato. Come avrai notato, queste funzioni DB, spesso trascurate, in molte situazioni si rivelano più efficaci e più efficienti delle altre funzioni di Excel. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!